Sono Alessandro Feo, nato a Vallo del Locane, provincia di Domignano Scalo, classe 85, ed è giusto qualche anno che faccio questo mestiere. Sono dal 99 che ho iniziato all'età di 14 anni a bazzicare nelle cucine, e dopo un bel po' di formazione, di esperienza, ho aperto il mio ristorante qui a Casalbelino, sempre con l'obiettivo di essere quanto più vicino alla tradizione, ma allo stesso tempo oggi giochiamo molto con l'innovazione, con qualcosa che ricorda le ricette del passato. E proprio così dal 2019, con tante difficoltà, tutte quelle che noi sappiamo, continuo a portare avanti questo sogno. Lo definisco un sogno perché fin da bambina era il sogno di aprire un mio ristorante, di aprire una realtà, e sin da subito c'è stata l'idea di rimanere nel Cilento, perché a volte è più facile partire che rimanere, proprio perché chi conosce la realtà del Cilento sa bene le difficoltà che ogni giorno si riscontrano qui nei nostri piccoli territori. Mancanza di persone, si lavora prettamente dell'estate, però abbiamo sempre voluto credere che prima o poi qualcosa si sbloccasse, ed ad oggi sono molto molto contento dei risultati che si stanno ottenendo. Diciamo che il mio amore della cucina è nato subito. Sin da piccolo giocavo con mia mamma in cucina. Mi ricordo che da piccolo giocavo, c'è chi giocava con i camion e con le macchinine, io giocavo con le pendole e con la pasta. E alla domanda che tutti quanti mi facevano, cosa vuoi fare da grande, io rispondevo il poliziotto o il cuoco, e alla fine proprio è stato il cuoco quella, la scelta di vita. E poi subito, infatti, l'idea ben precisa nella scelta della scuola superiore è stata quella dell'alberghiero. All'epoca si sceglieva o informatico o ragioniere o qualche altra scientifico. La mia primaria risposta fu l'alberghiero, perché credevo già all'epoca in questo mestiere. Voglio descrivere la mia cucina come una rivisitazione delle ricette antiche. Infatti ad oggi il menù ho la parmigiana. Infatti gioco molto con le parole. Per esempio la parmigiana, io oggi sul mio menù la chiamo chiudo gli occhi e mangio una parmigiana, perché chi è che mangia una melanzana ha il sapore della parmigiana, che significa che questa melanzana ha in sé racchiuso tutti i sapori della parmigiana, ovvero dalla mozzarella al pomodoro, al basilico, e quello che non deve mancare ovviamente è il fritto. Perciò viene questa polpetta diciamo così, di parmigiana, viene poi fritta in olio extravergine d'oliva. Per descrivere la mia cucina, usando 3 parole, le racchiudo con innovazione, tradizione e aspetto. L'aspetto che ad oggi è quello che molti clienti, oggi siamo un po' più abituati a vedere l'aspetto di un piatto, giocare con i colori, giocare con la fantasia, le geometrie, ma la cosa che non deve mancare è l'aspetto, il sapore, perciò direi con 4 parole: aspetto, sapore, colore e tradizione. Perché la tradizione dietro noi non abbiamo, ad oggi penso che sia stato inventato tutto, però quelle nostre basi, la tradizione, sono sempre quelle vincenti. Tra i miei piatti del cuore non è che c'è uno soltanto, ce ne sono più di uno. La caprese di mare, che è il piatto storico, che è l'unico piatto dove io ogni stagione cambio il menù, però questo è l'unico piatto che non posso cambiarlo, perché se i miei clienti mi picchierebbero, che è la caprese di mare, perché è uno dei piatti più apprezzati. Però diciamo che il piatto che racchiude che più sono legato e che racchiude proprio il Cilento, dalla terra ai monti, è lo spaghettone Vici Domini, colatura di ricci di menaica, bacche di mirto su una fonte di mozzarella mortella. È un'unione tra la terra, il mare e le colline, tra il mare e la colatura di ricci di menaica, la fonduta di mozzarella mortella, un altro episodio di Slow Food, le bacche di mirto, che vanno a dare un po' di acidità al piatto. Che questo piatto, mescolandosi, si ha
un'unione di sapori, un bilanciamento dei sapori, come chi vive il Cilento e chi viene a scoprire il Cilento deve girarlo per intero per capire la bellezza di questo territorio. E ho scelto gli spaghettoni Vicidome di un metro circa lunghi, non spezzati, che sono difficili da mangiare, come è difficile da vivere il Cilento. Chi mangia deve capire la bontà dei prodotti, come la bontà di vivere il Cilento, ma deve avere anche la difficoltà nel mangiarlo, perché chi è che vive il Cilento 365 giorni ha una difficoltà nel viverlo tutto l'anno. La caprese di mare è un connubio tra pesce e latticini, la mozzarella di bufala campana, insieme ai gamberi rossi locali, perché io scelgo la mia materia prima per il 90-95% del territorio. Sono molto legato e sono anche molto fissato in questa ricerca continua dei prodotti del territorio, anche se sta diventando sempre più difficile con tutte queste problematiche che oggi stiamo riscontrando. Perciò mozzarella di bufala, pomodorini confit, ovvero dei pomodori cotti al forno, della tartare di gambero rosso, delle perle di pesto e un'essenza di limone e dell'olio extravergine d'oliva, che in ogni piatto non deve mai mancare. Un buon olio extravergine d'oliva che è la parte fondamentale di ogni ricetta. Tra gli ingredienti che non posso mancare nella mia cucina, innanzitutto c'è l'olio extravergine d'oliva, perché un buon olio fa la buona riuscita di una ricetta, perché ogni olio si differenzia dall'altro, perché c'è chi ti dà un flavor più spinto, c'è chi dà un'aromaticità al piatto, c'è chi ti dà anche una piccantezza. E conoscendo le caratteristiche di ogni olio e la lavorazione ti fa la ricetta, ti cambia la ricetta. Per esempio, se noi usiamo un olio molto piccante quando si cucina il pesce, questa piccantezza te la riporti fino alla fine e il piatto può risultare anche con quella nota di piccante, e molti clienti può dare fastidio questa particolarità. Tre ingredienti che non possono mancare, è difficile sceglierne soltanto i tre: l'olio, il pomodoro e la pasta. Uno dei piatti più importanti, più semplici, più buoni è pasta e pomodoro, cioè è già uno da lì può creare 10.000 ricette con questi tre ingredienti. Definire la mia cucina è molto semplice. Io sono molto tradizionalista, sono molto legato al mio territorio, sono molto legato alla mia cultura, perciò definire la mia cucina è tradizionale, ma allo stesso tempo anche innovativa, perché con quel tocco di innovazione si creano delle ricette, che si rielaborano delle ricette che sono molto apprezzate già di natura. La mia cucina rispetta soprattutto l'ambiente, cioè il mio sogno è quello di creare, e spero che riuscirò a farlo, questo è l'ultimo dei miei sogni per creare il mio ristorante completo, avere un mio orto e riuscire ad attingere almeno per il 65-70% da questo orto. Però già adesso sono molto attento alla scelta di questi prodotti, ad esempio le verdure, giro contadini, oppure ho la signora che mi coltiva i pomodori, le patate. Cerco di essere vicino ai piccoli pescatori, proprio per questo, perché penso che lavorare con i prodotti industriali è molto facile, lavorare rispettando l'ambiente, rispettando anche i veri valori del lavoro è molto più difficile, ma allo stesso tempo molto più bello. Noi nel Cilento abbiamo tutto, abbiamo dal mare, dal sole, alle temperature, ai territori che anche incontaminati, dovuti alle mille difficoltà, a volte anche le difficoltà di raggiungerci. Per noi sono stato un motivo di salvaguardia, perché se fossimo stati alla portata di tutti, forse saremmo stati invasi da cemento e da chiunque, mentre questo distacco che abbiamo dovuto dalle mille difficoltà per venirci a trovare ci ha salvaguardati.
Nello stesso tempo però questo è un grande danno per chi ha un'attività, per chi lavora, per chi cerca di investire su questo territorio, perché sappiamo bene se ci sono persone, noi con le attività sopravviviamo e viviamo. E se non c'è l'affluenza giusta si ha una grande difficoltà nel sopravvivere. Pensate che nel periodo del Covid noi già avevamo un distanziamento naturale. Questo distanziamento naturale ci portava ad essere che noi quando sentivamo quelle notizie di migliaia di contagi qui perché eravamo distanziati già l'uno dall'altro. La parola del Cilento è proprio quella, C lento, è tutto lento, però allo stesso tempo si vive anche meglio. La dieta mediterranea penso che più che un raccontarsi di ricette è uno stile di vita, e come anche dicevano, come tutti gli esperti dicono, è uno stile di vita. Quando ho iniziato a sentire parlare di dieta mediterranea era una parola che viaggiava, però non si era capito l'importanza di questa parola. A questo cercare di capire il perché di questa grande longevità nel Cilento, cercare di capire del perché si viveva così, ha fatto sì che ad oggi si apprezza. E visto che noi oggi la nostra vita è correre, forse dobbiamo fare dei passi indietro e ritornare a vivere come si viveva all'epoca degli anni 70-80. Io mi ricordo i miei nonni i miei zii che non facevano altro che andare in campagna a lavorare, ritornavano a casa e si accontentavano del nulla, ma tutti avevano tutto, ma quel poco necessario per mandare avanti anche famiglie numerose. Pensate che mi raccontavano sempre che la carne si mangiava soltanto nei giorni di festa. C'erano gli anziani che si portavano questo pezzo di pane al lavoro nei campi e mangiavano. Oggi se uno ci pensa a come vivevano, viene quasi la pelle d'oca. La dieta del Mediterraneo è un patrimonio ed è uno dei patrimoni più preziosi, perché proprio come dicevo prima, essendo che è uno stile di vita, tutti dovremmo prendere esempio per vivere meglio. Va capita, va ancora di più studiata. Io faccio una cosa molto, penso, banale ma importante. Ho scelto di rimanere sul territorio e ho scelto di rompermi la testa sul territorio, cercando di portare avanti un'idea di ristorazione che è un'idea di ristorazione molto semplice, che è quella del fatto bene ma con i prodotti del territorio. Nel mio ristorante facciamo anche il pane, faccio un'attenta selezione delle farine, lavoro con un piccolo mulino di un vecchio contadino, anche se è molto difficile lavorare sulla farina, perché è come il territorio, è come il terreno, è molto difficile, molto dura. Io mi ci impegno di più, perché ogni volta che mi porta quel sacco di farina, io lo vedo nei suoi occhi come è contento di darmela ed è contento di farmi capire che quello che mi sta portando è come se per lui fosse un dono prezioso, non è un qualcosa che sta vendendo. Posso dire che io sono cresciuto con una buona cucina. Ne posso elencare tantissimi, dalla pasta e patate con la scorza di formaggio, ovviamente di capra, oppure che mi ricordo che con i miei fratelli facevamo a gara chi prima arrivava per mangiarsi quella scorza di formaggio, oppure la pasta e piselli che si sbucciavano prima i piselli e poi che alla fine nella pasta ne mettevamo pochi perché eravamo già mangiati prima. Dei piselli appena raccolti, i profumi, il vero cibo della memoria sono i profumi.